Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Cagliari-Inter finisce 0-2, un Inter che ottiene la terza vittoria consecutiva, seppur con qualche brivido di troppo nel corso del secondo tempo, però è un Inter che dimostra diversi aspetti positivi, alcuni calciatori che tendono a migliorare la condizione e quindi sicuramente ripartiamo dalle tante cose positive che ha fatto l'Inter, consapevoli che c'è comunque qualche aspetto da migliorare, consapevoli che Kivu avrà ancora da lavorare in allenamento. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel like al video e l'iscrizione al canale nel caso in cui non siete ancora iscritti e nel caso in cui vorreste dare un grandissimo aiuto con due semplici clic. Iniziamo innanzitutto, ecco, proprio con la lavagna tattica, che tipo di partita si è presentata a Cagliari. Era un Cagliari che partiamo dal primo tempo, perché poi ci sono stati due atteggiamenti molto diversi. Nel primo tempo era un Cagliari che in fase di non possesso difendeva con un blocco molto basso. Era un 3-5-2, ma in realtà era praticamente un 5-3-2 con gli esterni che erano praticamente schiacciati sulla linea dei difensori, i centrocampisti che arretravano tanto e praticamente si andavano a formare due linee, una da 5 e l'altra dai tre centrocampisti molto schiacciati, che quindi lasciavano pochissimo spazio, non lasciavano la profondità. In compenso però in questa zona del campo poi lasciavano il controllo del pallone all'Inter. Ecco, era un Inter che poi in fase di possesso faceva girare molto bene il pallone. In realtà ci sono state alcune situazioni in cui l'Inter ha fatto vedere anche delle buone cose con i tocchi di prima, un Inter che aveva in mano il pallino del gioco, un Inter che però non riusciva a trovare la profondità proprio per questo motivo, ecco, per una difesa del Cagliari molto chiusa, molto schiacciata, ecco. E un Inter che quindi ha creato tanta mole di gioco, però ha concretizzato non abbastanza, potremmo dire. Infatti, se andiamo a vedere anche le statistiche del primo tempo, soprattutto in particolare del primo tempo, l'Inter non crea tante occasioni, fa tanta mole di gioco. Le occasioni poi le creerà più che altro nel secondo tempo, perché vediamo infatti 64% di possesso palla, 3 tiri in porta, un XG di 0,47. Il Cagliari nel primo tempo invece ha un atteggiamento completamente, ecco, difensivo, oserei dire, rinunciatario, solo il 36% di possesso palla, 0 tiri, neanche tiri fuori, completamente 0 i tiri totali. L'Inter nel corso del primo tempo avrà 2 grandi occasioni, almeno secondo le statistiche. Arriviamo al gol. Il gol io lo ritengo come un frutto di un'azione di inzaghiana memoria. Ecco, è stato un Inter molto inzaghiano in occasione del gol, perché è un gol che arriva dalla corsia di sinistra, una corsia che l'Inter è riuscita a sfruttare spesso, anche perché sulla destra con Luis Enrique, ecco, non si riusciva a fare altrettanto, poi arriveremo anche ai commenti sui singoli. Sulla sinistra è stato un Inter che ha spinto tanto e si è trovata praticamente con Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bastoni, che poi è stato colui che ha confezionato il cross, e occhio, c'è stato un altro aspetto, perché questo triangolo lo vedevamo spesso l'anno scorso, ma c'era un altro aspetto che più di una volta abbiamo analizzato nei post partite dello scorso anno. Barella si trovava praticamente in questa zona di campo, e tanto è vero che poi l'azione o meglio, ha coinvolto proprio i 4 calciatori, con Bastoni che ha crossato e Lautaro che ha ribadito in porta il gol dell'1-0, che comunque ha messo un po' in discesa, ecco, la partita, perché da lì in poi, per quanto l'Inter non riusciva a creare pericoli, però comunque era forte del gol di vantaggio, un gol che comunque faceva la differenza. Arriviamo anche quando il Cagliari era in fase di possesso, perché l'Inter ha fatto benissimo il pressing. Ecco, non è stato un pressing disordinato come si è visto in qualche occasione quest'anno, ma è stato un Inter che ha pressato bene, ha messo in difficoltà la prima costruzione del Cagliari, che molto spesso si trovava a buttare via il pallone o a perderlo addirittura nella propria metà campo, ed è un aspetto che avevamo sottolineato anche nel video prepartita di ieri. Quindi che il pressing poteva essere un'arma. In fase di possesso, Palestra, il quinto a destra quindi del Cagliari, era più alto rispetto a Obert. Nonostante questo però, nonostante il calciatore cagliaritano sia in un buon periodo di forma, è stato quasi sempre disinnescato.
perché Carlos Augusto riusciva o a tenerlo basso, ma quella era anche una scelta del Cagliari, o comunque a contrastarlo bene. Quindi Palestra ha avuto tante difficoltà, in realtà poi le ha avute anche nel secondo tempo con Di Marco, al di là di un dribbling praticamente appena subentrato. E quindi questo cosa comportava? Che l'Inter pressava, il Cagliari faceva difficoltà nella prima costruzione, anche quando cercava di verticalizzare. Diciamo che i difensori dell'Inter avevano una vita abbastanza semplice, perché poi rimanevano soltanto Sebastiano Esposito e Belotti in attacco e erano davvero troppo isolati rispetto ai difensori dell'Inter. Primo tempo che quindi è andato via così, con un Inter in pieno controllo che forse doveva finalizzare di più. Nel secondo tempo la partita è cambiata, perché il Cagliari è sceso in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo. Poi è cambiato anche negli uomini, quindi con l'uscita di Belotti, un Cagliari diverso, messo diversamente in campo. Ed è stato un Cagliari che quindi ha alzato un po' il baricentro, ha concesso qualcosa. Ecco, anche la profondità che l'Inter va a cercare su Thuram quando tira e fa una gran parata Caprile, comunque è frutto anche dell'atteggiamento tattico del Cagliari. In realtà Thuram ha avuto due grandi occasioni prima di uscire dal campo, sulla seconda occasione è stato imbeccato da Di Marco. E arriviamo proprio a Di Marco. Ecco, Di Marco è entrato in campo al posto di Carlos Augusto, probabilmente perché Carlos è stato ammonito e contro Palestra è difficile giocare con un'ammonizione. Di Marco anche ha fatto benissimo, è riuscito a contrastare sempre il quinto del Cagliari e quindi ha fatto molto bene in fase di non possesso, ha fatto bene poi in fase di possesso, regalando l'assist, regalando un gran pallone a Thuram, quindi sicuramente molto bene l'ingresso in campo di Di Marco. C'è però un punto che l'Inter, come detto, ha sofferto nel secondo tempo. Perché? Perché il Cagliari ha aumentato il ritmo, perché il Cagliari ha pescato dalla panchina. Ecco, questo è un altro aspetto che avevamo sottolineato nel prepartita, la qualità del Cagliari in panchina. Perché quando sono entrati Idrissi e soprattutto Felici, l'Inter sul lato, dal proprio lato destro ha avuto qualche difficoltà, perché Felici, come avevamo detto, si allarga molto, è molto rapido e quindi il Cagliari è andato ad attaccare un po' da quel lato con Luis Enrique che ha sofferto e non poco. Ecco, prestazione di Luis Enrique sicuramente non positiva. Purtroppo la mia sensazione è che stiamo parlando di un calciatore che non è un quinto e che deve lavorare tanto per adattarsi a quel ruolo, perché non è riuscito a dare spinta in fase di attacco, perché praticamente non è arrivato mai al cross, non ha fatto mai un uno contro uno e allo stesso tempo comunque in fase difensiva non ha fatto grossi svarioni, però non dà quella sicurezza, quindi diciamo che da quel lato stavamo soffrendo quantomeno fino all'ingresso in campo di Dumfries, quindi prestazione da 4 quella di Luis Enrique, forse no, ma per me neanche da 6, ecco, al netto del fatto che era fuori ruolo. Dicevamo comunque Cagliari che aumenta il ritmo, l'Inter dopo le sostituzioni del Cagliari a quei 15-20 minuti di quasi di sbandamento, ecco, subisce un palo, ecco, da Foloruncio sugli sviluppi di un calcio d'angolo e lì torniamo al solito discorso, ecco, bisogna tenere la concentrazione alta perché poi si rischia di compromettere le partite. Fosse stato gol, quindi bastavano pochi centimetri e lì avremmo compromesso una partita che era stata sempre in nostro controllo. Poi c'è stata un'altra grande occasione, capitata a Borrelli, dove ha chiuso benissimo Di Marco, però poi diciamo che l'Inter è riuscita a gestire anche proprio grazie al gol del 2-0. Il 2-0 arriva con Pio Esposito, arriva con un ottimo cross di Di Marco e con un Lautaro che comunque ha messo lo zampino anche nell'azione del secondo gol. Arriviamo proprio a Pio Esposito, ecco, il suo ingresso in campo secondo me è stato determinante. Perché lui non entra in campo, ecco, Chivu gli ha espressamente detto non pensare al gol, pensa ad aiutare la squadra. Sicuramente anche in virtù delle tante critiche che sono arrivate in settimana, in virtù di una stampa che prima lo esalta tantissimo, poi di conseguenza lascia spazio alle critiche. Però Pio Esposito è stato proprio fondamentale non soltanto per il gol, perché lui è stato praticamente un vertice offensivo dove l'Inter poteva rifugiarsi, quindi in più di un'occasione ha preso il fallo e quello è determinante perché in quel momento dove il Cagliari aumenta la pressione offensiva, Pio Esposito col suo fisico riesce a prendersi il fallo, a spezzare il gioco, a far salire la squadra, è un qualcosa di determinante in quel momento della partita. Poi il gol è stato anche,
diciamo così, la ciliegina sulla torta di una partita comunque che era già stata positiva, un ingresso in campo ottimo quello di Pie Esposito, quindi qui arriviamo sempre al punto, oggi l'Inter sa di avere qualcosa oltre la Tula. Ecco, lo scorso anno dietro a Thuram e Lautaro avevamo il nulla per l'apporto che davano Correa, Arnautovic, Taremi. Oggi abbiamo calciatori che innanzitutto possono far rifiatare Lautaro e Thuram, e soprattutto ci sono delle caratteristiche che a noi mancavano. Le caratteristiche di Pio Esposito sono determinanti in partite del genere, dove arriva un certo punto del secondo tempo, inizi a soffrire e sai che puoi mettere in campo il centravanti, l'ariete d'attacco, che quindi puoi verticalizzare su di lui e ti terrà palla, ti conquisterà il fallo, ti spezzerà il gioco, e questo è davvero importantissimo. Arriviamo poi ad un altro aspetto. Ecco, nel secondo tempo l'Inter finisce anche per creare tanto, c'è le due occasioni di Thuram, il palo di Mkhitaryan, c'è un palo di Çalhanoğlu che arriva comunque dopo un'ottima combinazione, proprio perché la partita, ecco, si era aperta, e tanto è vero che poi nel secondo tempo gli XG dell'Inter salgono notevolmente, solo nei secondi 45 minuti sono 2.27, e quindi in fin dei conti parliamo di un Inter che ha sì avuto quei 15-20 minuti di sbandamento, che però ha strameritato la vittoria. 6 grandi occasioni a 1, XG nettamente favorevole all'Inter, 2,74 il totale contro 0,19 del Cagliari, 5 tiri in porta a 0, perché poi in fin dei conti il Cagliari ha creato sì dei presupposti, ma non ha calciato mai realmente in porta. Il palo non è un tiro in porta, giusto ricordarlo. Quindi tutto sommato è un Inter che ha strameritato di vincere. Concludendo anche sulle prestazioni individuali, a me sono piaciuti tantissimo anche i centrocampisti Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Erano un po' quei calciatori, oltre a Di Marco di cui ne abbiamo già parlato, quei calciatori che sembravano leggermente sottotono, perché anche Çalhanoğlu contro la Juventus, per dire, aveva realizzato 2 gol, però in fase di non possesso lasciava un po' a desiderare, ed è quello che molto spesso mancava a questa Inter. Ecco, la mezzala che aiutasse, e soprattutto Çalhanoğlu che non stava dando l'apporto che dava lo scorso anno in fase difensiva. Invece questa sera Çalhanoğlu ha aiutato tantissimo la squadra, ha vinto diversi duelli, ha recuperato palloni, oltre poi diciamo ad incantare, forse incantare è un termine troppo esagerato, però comunque a dettare i tempi di gioco dell'Inter con la sua classe, e in più l'abbiamo trovato, ecco, al limite dell'area quando ha colpito anche un palo decisamente molto sfortunato. Però insomma, ecco, questo è il Çalhanoğlu che mancava all'Inter, quello che riesce ad aiutare in entrambe le fasi. E per quanto riguarda l'aiuto in entrambe le fasi, io ci metto anche Mkhitaryan, che insieme a Çalhanoğlu sono i due calciatori dell'Inter che hanno percorso più chilometri. E è vero che poi sbaglia un gol Mkhitaryan, che colpisce il palo, ma è un gol sbagliato, però dà tanto apporto, ecco, si fa trovare in entrambe le fasi, quindi è un Mkhitaryan che, se è quello di stasera, sicuramente può tornare utile all'Inter. Poi io continuo a preferire Sucic da titolare, io vorrei comunque che avvenisse anche questo passaggio di consegne, ma Mkhitaryan secondo me rimarrà importante anche a partite in corso, per farlo entrare magari, ecco, nel secondo tempo, quando c'è magari da dare un po' ordine al centrocampo, naturalmente in partite dove non giocherà Sucic, perché certo non potrà giocarle tutte, però insomma stasera sembra un armeno ritrovato. Tornando alla prestazione generale, quindi possiamo dire che è un Inter che fa passi in avanti, perché tutto sommato, al di là degli sbandamenti della seconda frazione, comunque ha concesso meno di altre situazioni. È un Inter che crea tantissimo, forse bisognerà finalizzare un tantino di più per non tenere le partite in bilico fino alla fine, perché è vero che l'Inter oggi è il miglior attacco del campionato, 13 gol in 5 partite sono comunque tanti, però insomma tenere il risultato in bilico nonostante le tante occasioni rischia poi, ecco, di lasciare spazio a beffe, e con Folorunsho stava quasi per arrivare. Fortunatamente questa volta, diciamo, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna, che certo non guasta mai, la fortuna però siamo andati anche a cercarcela, e questa Inter l'ha strameritata, quindi bene così. Arriva la terza vittoria consecutiva, è un Inter che anche in classifica inizia ad accorciare in attesa del risultato di Milan-Napoli, però insomma
diciamo che stasera, o meglio ieri sera, c'erano tante situazioni molto positive e quindi sicuramente anche la gestione di Kivu, sia nella gestione della partita sia nella gestione dei cambi, diciamo un Inter che a me è piaciuta decisamente tanto. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come avete visto l'Inter contro il Cagliari, cosa vi aspettate anche dalle prossime partite, cosa vi aspettate anche da Milan-Napoli, che poi adesso saremo ovviamente spettatori interessati. Insomma, confrontiamoci nella sezione commenti. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.